Ida disse di aver percepito una brezza gelida fuoriuscire dalla scatola quando l'aveva aperta e di aver avuto un infarto in quel preciso momento. Ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo appuntamento con le pillole inspiegabili. Poco più di un anno fa pubblicai un video in cui vi raccontai la storia dell'oggetto maledetto protagonista di un film. Ve la ricordate, la D-Book Box? Nel caso ve lo foste perso, vi lascio nelle schede il link per andare a vederlo. Già allora, alla fine del video, avevo espresso la mia perplessità riguardo alla storia di questa scatola in legno. Sì, perché se all'interno della stessa ci fosse davvero un D-Book, cioè lo spirito irrequieto che secondo il folklore ebraico si impossessa dei vivi, perché nessuno di quelli che l'hanno avuta in casa negli ultimi 20 anni è mai stato posseduto dal D-Book? Le mie perplessità alla fine hanno trovato riscontro nella realtà. Infatti è stata pubblicata pochi mesi fa un'intervista su una rivista online rimasta quasi ignorata dalla community del web, in cui è venuta finalmente alla luce la verità. E visto che sulla D-Book Box si è detto davvero di tutto, credo sia arrivato il momento di rivelarla. Ecco quindi, svelando il mistero della D-Book Box. Per quelli che non ne hanno mai sentito parlare prima, farò un breve riassunto di quello che è stato raccontato finora della D-Book Box. Nel 2001 Kevin Mannis acquistò una vecchia scatola per il vino in legno in un mercatino di quartiere. La donna che gliela vendette gli disse che era appartenuta a sua nonna, Avela, che era morta di recente. Durante il regime nazista, Avela era fuggita dalla Polonia occupata per rifugiarsi in Spagna fino alla fine della guerra. E quando era emigrata negli Stati Uniti, aveva portato con sé la scatola per il vino in legno. La donna aggiunse anche che sua nonna non aveva mai permesso a nessuno di avvicinarsi alla scatola, poiché al suo interno c'era un D-Book, che nel folklore ebraico rappresenta un demone maligno e irrequieto che si impossessa dei vivi. La sua raccomandazione finale a Mannis fu quella di non aprirla mai, per nessun motivo. Mannis, che all'epoca aveva poco meno di 30 anni, decise di portare la scatola nel suo negozio e di restaurarla per poi regalarla alla madre per il compleanno. Quando l'aprì, trovò al suo interno 2 monete rare americane, datate 1925 e 1928, 2 ciocche di capelli, un bocciolo di rosa essiccato, un candelabro a 4 braccia, una coppa di vino d'oro e una scultura in granito su cui era incisa la parola Shalom. La Shema, una preghiera considerata tra le più importanti nell'ebraismo, era incisa sul retro della scatola. Mannis diede la scatola a sua madre, Ida, ad Halloween. In un'intervista del 2012 per la serie televisiva Paranormal Witness, Ida disse di aver percepito una brezza gelida fuoriuscire dalla scatola quando l'aveva aperta e di aver avuto un infarto in quel preciso momento. Nel giro di 2 anni, una lunga lista di misteriosi eventi colpirono Mannis e le persone attorno a lui. Sua sorella era terrorizzata dalla scatola, perché le ante si aprivano da sole. Suo fratello e sua cognata si lamentavano di strani odori persistenti che provenivano dalla stessa. Sia Mannis che i suoi fratelli facevano lo stesso incubo ricorrente, in cui vedevano una donna con gli occhi cavati. Mannis, a un certo punto, tentò di liberarsi dalla scatola, dandola alla sua fidanzata, ma questa lo obbligò a riprendersela indietro dopo pochissimo tempo. Fu in quel periodo che l'uomo iniziò a vedere in casa sua delle misteriose ombre e decise infine di metterla in vendita su eBay. Da allora, la D-Book Box ha catturato l'immaginazione popolare, diventando ottimo materiale per leggende urbane e creando un enorme business. Attualmente si possono comprare D-Book Box di ogni forma e dimensione su varie piattaforme e addirittura su un sito appositamente dedicato, The D-Book Box Store. Nel 2011, Jason Haxton, che aveva acquistato la scatola messa in vendita su eBay per la seconda volta, pubblicò un libro sulla stessa. Direttore del Museo di Medicina Osteopatica di Kirksville, in Missouri, Haxton ha studiato antichi manufatti americani per decenni e questo oggetto lo aveva davvero affascinato. Nel libro elenca in dettaglio tutto ciò che gli è accaduto nei primi mesi dopo aver acquistato la D-Book Box. Occhi che sanguinano, improvvisi soffocamenti e incubi in cui compare una vecchia donna senza occhi. Nel 2012 è stato distribuito il famoso film The Possession, diretto da Sam Raimi, che racconta una versione romanzata della storia della D-Book Box.
La produzione ha richiesto la presenza sia di Kevin Mannis che di Jason Haxton in qualità di consulenti. In un articolo pubblicato su Entertainment Weekly, più o meno nello stesso periodo dell'uscita del film, il regista Hal Bornedal afferma che durante la produzione avvennero episodi molto strani, tra cui lo scoppio improvviso di un neon spento e il misterioso incendio che distrusse tutti gli oggetti di scena 5 giorni dopo la fine delle riprese. Negli ultimi 5 anni la mania delle D-Book Box ha raggiunto il massimo livello grazie al famoso cacciatore di fantasmi Zak Bagans, conduttore dello show Ghost Adventure di Travel Channel. Nel 2016 Haxton ha venduto la scatola a Bagans per una cifra che entrambe le parti si rifiutano di rivelare. Ad oggi la scatola è una delle attrazioni principali del suo museo del paranormale a Las Vegas, proposta al pubblico come l'oggetto più infestato del mondo. Lo scorso anno Bagans ha aperto la scatola nel corso dell'episodio Ghost Adventures Quarantine. Apparentemente avrebbe sentito una voce infantile dire Kevin, riferendosi a Mannis, e Evil, cioè male, maligno. Secondo Bagans e il suo team, le telecamere avrebbero catturato in video una misteriosa figura che si è manifestata all'interno della scatola. Il momento cruciale dell'episodio, però, almeno dal punto di vista dei media, sembra essere quello in cui Bagans e il suo ospite, il musicista Post Malone, toccano la D-Book Box prima che Bagans la apra. In realtà, Post Malone non ha toccato direttamente la scatola. Teneva una mano appoggiata sulla spalla di Bagans, mentre quest'ultimo la toccava. Eppure, in una puntata dello show serale Late Night with Seth Meyers, Post Malone ha affermato che le cattive vibrazioni emesse dalla scatola si sono trasferite anche a lui, attraverso il contatto col conduttore dello show. Secondo il musicista, infatti, sarebbero colpa del D-Book tutti gli eventi negativi che gli sono accaduti nei mesi successivi. Una avaria al suo aereo privato che lo ha obbligato a un atterraggio di sicurezza, i ladri nella sua casa nella San Francisco Valley e l'incidente d'auto in cui è rimasto coinvolto. Ovviamente nel corso degli anni ci sono stati una miriade di scettici che hanno sollevato dubbi sulla veridicità della leggenda della D-Book Box. Nel 2019, in una rubrica della rivista Skeptical Inquirer, lo scrittore Kenny Biddle liquidò l'intera storia della scatola di vino infestata come una gigantesca truffa. E a riprova di questo pubblicò lo screenshot di un post apparso sulla pagina Facebook Haunt Me il 24 ottobre 2015. L'autore del post era Kevin Mannis, che ammetteva di aver fabbricato ad arte la storia. Io sono il creatore originale della storia della D-Book Box, che è apparsa tra i miei post su eBay nel 2003. L'idea che le D-Book Box abbiano una sorta di fondamento storico precedente alla mia storia e l'idea che una D-Book Box possa contenere qualcosa di diverso da ciò che ho messo dentro io nella prima D-Book Box è semplicemente ridicolo. Sentite questa. Se qualcuno è in grado di trovare qualsiasi riferimento a una D-Book Box in qualsiasi momento della storia precedente al mio post su eBay, io gli verserò $100.000 e mi tatuerò il suo nome sulla fronte. Qualche mese fa, un giornalista della rivista online Input, interessato ad andare a fondo della storia, ha cercato altre risposte nell'unico posto in cui era certo di poterle ottenere, vale a dire Reddit. Dopo aver chiesto a diversi utenti in vari subreddit legati al paranormale, ha ricevuto una risposta che si distingueva da tutte le altre. Sono state create solo 10 autentiche e originali D-Book Box. Il termine D-Book Box era sconosciuto e non era mai stato usato prima del 2001. Io ero il proprietario originale. Puoi contattarmi per farmi qualunque domanda tu voglia. Le risposte riguardo la D-Book Box, le esperienze e qualunque altra cosa collegata ad esse, dette da chiunque altro a parte me, sono un mucchio di stupidaggini. L'utente che aveva risposto usava il nickname Moneystar e il giornalista ha subito pensato che fosse Mannis in persona. Perciò lo ha contattato e i due si sono accordati per una telefonata. Quando si sono parlati al telefono, Mannis ha spiegato al giornalista che nel folklore ebraico non esiste nulla di simile a una D-Book Box. Il D-Book, ha detto, è essenzialmente uno spirito che si attacca a un essere umano. D-Book Box è una specie di ossimoro. I D-Book non vivono nelle scatole. Perciò una D-Book Box, per definizione, non ha alcun senso. Il giornalista è rimasto spiazzato. È tutta una truffa, quindi.
ha chiesto. Anche il retroscena che riguarda la donna sopravvissuta all'Olocausto? Manny si affrettò a rispondere di no. Ha detto che il termine D-Book Box è stato, coniato da quella donna polacca, che aveva in qualche modo permeato la scatola da vino con poteri sovrannaturali, e che la nipote aveva usato quel termine nel 2001 quando lui l'aveva acquistata. A quel punto, mentre il giornalista era sempre più confuso, Manny si è iniziato a incespicare quelle parole e ha cambiato velocemente argomento. Ha detto di essere ebreo, ha attaccato a parlare di golem e della cabala e del misticismo ebraico. E prima di riattaccare, ha detto al giornalista di non esitare a richiamarlo nel caso avesse altre domande da fargli. Il giornalista, incuriosito e sospettoso, decide di rintracciare anche Jason Haxton, che aveva comprato la D-Book Box su eBay nel 2004 al prezzo di $280. Sebbene sia Mannis che Haxton siano stati pagati profumatamente per contribuire alle riprese di The Possession, Haxton sembra essere la persona che ne ha beneficiato di più, sia finanziariamente che a livello di pubblicità. Viene considerato l'esperto in materia, un po' perché ha tenuto la scatola più a lungo degli altri, un po' perché ha scritto un libro, un po' perché è la persona che si è resa più disponibile a parlarne con i mass media. Quando è riuscito a mettersi in contatto con Haxton, il giornalista ha notato una certa rivalità tra lui e Mannis. Secondo Haxton, Mannis è invidioso del fatto che lui abbia scritto un libro sull'argomento e sia comparso più spesso negli show televisivi. La rivalità si nota tra l'altro nella parte finale del libro di Haxton, in cui lo scrittore accusa Mannis di aver fabbricato la storia. Eppure sostiene che i poteri della D-Book Box sono reali. La sua teoria? Che Mannis abbia maledetto la scatola usando la cabala ebraica. Il giornalista, ancora più confuso di prima, ha deciso di accettare l'invito di Mannis e lo ha richiamato per fargli altre domande. Ed è a quel punto che Mannis ha ammesso che il suo annuncio di vendita su eBay del 2003 non era altro che un'opera di finzione. «Io sono uno scrittore creativo», ha detto. «Quella della D-Book Box è una storia che ho creato io, da cima a fondo. Ed è diventata esattamente ciò che io volevo diventasse quando l'ho postata 20 anni fa. Una storia horror interattiva in tempo reale». Mannis aveva davvero comprato una scatola da vino in legno a un mercatino di quartiere e poi aveva fabbricato tutto il resto per rendere credibile la sua storia. Ha inciso preghiere ebraiche sul legno posteriore, ci ha messo dentro una pietra, alcune anticaglie del suo negozio e 2 ciocche dei suoi capelli. Poi non ha dovuto fare altro che inventarsi una storia credibile, da bravo scrittore qual è, e lasciare che il popolo di internet facesse il resto. Tuttavia, non tutto nella storia di Mannis è un fake. È vero che ha regalato la scatola a sua madre e che poco dopo lei ha avuto un infarto, ma le due cose non sono assolutamente collegate. L'intervista che la donna ha rilasciato nello show Paranormal Witness, ha detto Mannis, era una performance degna di un premio Oscar, solo per dare sostegno alla versione del figlio. Mannis ha ammesso di aver aggiunto nuovi elementi nel corso degli anni, per aiutare la storia a evolversi, per mantenere vivo l'interesse. Quando partecipò all'episodio Ghost Adventures Quarantine, Mannis disse a Zach Bagans che nel mondo ci sono in tutto 10 D-Book Box e che Avela, la prima proprietaria di quella D-Book Box, insieme ad altre donne ebree, aveva evocato uno spirito contro i nazisti per salvare gli ebrei dall'Olocausto. Ma poi quello spirito era andato fuori controllo, causando i più grandi disastri del XX secolo, inclusa la guerra in Corea. In quell'occasione Mannis disse che solo 8 di quelle 10 scatole sparse per il mondo erano state ritrovate e ne restavano 2 ancora nascoste, chissà dove. Se le 10 D-Book Box fossero state riunite, disse, si sarebbe scatenata una malvagità che il mondo non ha mai vissuto prima d'ora. Bagans è stato accusato più volte in passato di aver esagerato, addirittura fabbricato gli eventi paranormali che accadono nel suo show. Ma pare che in questo caso Mannis sia l'unico artefice in malafede della leggenda che ruota attorno alla D-Book Box, avendo tenuto all'oscuro dei suoi piani anche Jason Haxton. Addirittura, nel momento in cui Mannis chiamò Haxton per dirgli che era tutto un fake, quest'ultimo gli rispose: «Kevin, non hai bisogno di fingere con me». Haxton è ancora convinto che tutto ciò che gli è accaduto di negativo sia collegato alla scatola. Lo stesso vale per Zach Bagans,
che si ostina a ritenere che quella scatola sia permeata da energie malvagie, portando come prova tutte le cose negative che sono accadute a lui, ai membri della troupe, ai suoi familiari, ai suoi amici, allo staff e ai visitatori del museo da quando ne è entrato in possesso. La D-Book Box, ha detto Bagans, continua a far sorgere domande e controversie che si aggiungono alla sua storia. È stata il fulcro di libri, grandi produzioni cinematografiche e show televisivi. Ma c'è molto di più in quel potente oggetto maledetto. La sua storia deve ancora essere raccontata. Beh, ovviamente nel caso Bagans dovesse accettare quanto confessato da Menis, ammetterebbe altresì di essere stato ingannato, in un certo senso derubato, oltre a perdere completamente di credibilità di fronte al suo pubblico. Quindi cosa gli rimaneva da fare se non difendere a sparatratta la versione che vede la D-Book Box essere davvero un oggetto maledetto? Eppure sembra evidente che non sia così. La storia della D-Book Box non è altro che una storia, un prodotto della fantasia di Menis, che è riuscito ad ingannare milioni di persone in tutto il mondo. A questo punto, l'unica cosa inspiegabile in tutta questa faccenda rimane la facilità con cui Menis sia riuscito ad ingannare così tante persone, anche presunti esperti di paranormale, e sottolineo la parola presunti. E voi cosa ne pensate? Avevate creduto alla storia della D-Book Box? E come vi siete sentiti dopo aver scoperto che era tutta una farsa? Fatemi sapere la vostra opinione in un commento. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like o condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video dell'Inspiegabile.